Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. A Gilead Sciences SRL. Ultimo aggiornamento. 4 novembre 2021. Cos'è A-tripla? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere A-tripla durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è A-tripla? A-tripla è un farmaco a base del principio attivo efavirenz più entricitabina più tenofovir disoproxil-fumarato, appartenente alla categoria degli antiretrovirali e nello specifico antivirali per il trattamento dell'infezione da HIV. Associazioni. È commercializzato in Italia dall'azienda Gilead Sciences SRL. A-tripla può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni A-tripla 600 mg più 200 mg più 245 mg 30 compresse rivestite. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Gilead Sciences Ireland UC concessionario. Gilead Sciences SRL. Ricetta. RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo. Efavirenz più entricitabina più tenofovir disoproxil-fumarato. Gruppo terapeutico. Antiretrovirali. Forma farmaceutica. Compresse rivestite. Indicazioni. A-tripla è una combinazione a dose fissa di efavirenz, entricitabina e tenofovir disoproxil-fumarato. È indicato per il trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1, HIV-1, negli adulti di età pari o superiore ai 18 anni con soppressione virologica a livelli di HIV-1 RNA 50 copie/ml per più di 3 mesi con la terapia antiretrovirale di combinazione in corso. I pazienti non devono aver manifestato fallimenti virologici con qualsiasi terapia antiretrovirale precedente e prima dell'inizio del primo regime antiretrovirale non devono essere stati portatori di ceppi virali con mutazioni conferenti resistenza significativa ad uno qualsiasi dei 3 componenti contenuti in A-tripla, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. La dimostrazione dei benefici di A-tripla è principalmente basata sui dati a 48 settimane di uno studio clinico nel quale pazienti con soppressione virologica stabile in terapia antiretrovirale di combinazione sono passati al trattamento con A-tripla, vedere paragrafo 5, 1. Non sono attualmente disponibili dati derivati da studi clinici con A-tripla in pazienti non pretrattati o in pazienti intensamente pretrattati. Non sono disponibili dati che supportino l'uso di A-tripla in combinazione con altri antiretrovirali. Posologia. La terapia deve essere avviata da un medico con esperienza nel campo dell'infezione da HIV. Posologia. Adulti. La dose raccomandata di A-tripla è di una compressa, assunta per via orale, una volta al giorno. Se il paziente dimentica una dose di A-tripla entro 12 ore dall'ora abituale di assunzione, deve assumere A-tripla al più presto e proseguire con lo schema di dosaggio abituale. Se il paziente dimentica una dose di A-tripla per oltre 12 ore ed è quasi l'ora della dose successiva, non deve assumere la dose dimenticata e proseguire semplicemente con lo schema di dosaggio abituale. Se il paziente vomita entro un'ora dall'assunzione di A-tripla, deve assumere un'altra compressa. Se il paziente vomita oltre un'ora dopo l'assunzione di A-tripla, non è necessario che assuma un'ulteriore dose. Si raccomanda di assumere A-tripla a stomaco vuoto, dal momento che l'assunzione di cibo può aumentare l'esposizione a efavirenz e comportare un aumento nella frequenza di reazioni avverse, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Per migliorare la tollerabilità ad efavirenz riguardo agli effetti indesiderati a carico del sistema nervoso, si consiglia la somministrazione del medicinale al momento di coricarsi, vedere paragrafo 4, 8. Si prevede che l'esposizione a tenofovir, AUC, sia ridotta di circa il 30% dopo somministrazione di A-tripla a stomaco vuoto, rispetto all'assunzione del componente singolo tenofovir disoproxil con un pasto, vedere paragrafo 5, 2.
Non sono disponibili dati sul significato clinico della riduzione dell'esposizione farmacocinetica. Nei pazienti con soppressione virologica, ci si attende che la rilevanza clinica di tale riduzione sia limitata, vedere paragrafo 5.1. Nel caso in cui fosse indicata l'interruzione della terapia per uno dei componenti di A-tripla, o nel caso in cui fosse necessario un adattamento della dose, sono disponibili formulazioni separate di efavirenz, entricitabina e tenofovir disoproxil. Si rimanda al riassunto delle caratteristiche del prodotto di questi medicinali. In caso di interruzione della terapia con A-tripla, è necessario tenere presente la lunga emivita di efavirenz, vedere paragrafo 5.2, e la lunga emivita intracellulare di tenofovir ed entricitabina. A causa della variabilità interpaziente di questi parametri e del rischio che si sviluppi resistenza, devono essere consultate le linee guida terapeutiche per il trattamento dell'IV, tenendo anche presente il motivo di interruzione del trattamento. Adattamento della dose. In caso di somministrazione di A-tripla e rifampicina a pazienti di peso pari o superiore a 50 kg, si può prendere in considerazione una dose supplementare di 200 mg/die, 800 mg in totale, di efavirenz, vedere paragrafo 4.5. Popolazioni speciali anziani A-tripla deve essere somministrato con cautela ai pazienti anziani, vedere paragrafo 4.4. Compromissione renale. L'uso di A-tripla non è raccomandato nei pazienti con moderata o grave compromissione renale, clearance della creatinina, CrCl, 50 ml/min. Nei pazienti con moderata o grave compromissione renale è richiesto un adattamento degli intervalli di dose di entricitabina e tenofovir disoproxil, adattamento che non può essere ottenuto con la compressa della combinazione, vedere paragrafi 4 e 5.2. Compromissione epatica. La farmacocinetica di A-tripla non è stata studiata nei pazienti con compromissione epatica. I pazienti affetti da malattie epatiche di grado lieve, Child-Pugh-Turcotte, CPT, di classe A, possono essere trattati con la dose di A-tripla normalmente raccomandata, vedere paragrafi 4 e 5.2. I pazienti devono essere accuratamente tenuti sotto controllo per eventuali reazioni avverse, specialmente per i sintomi a carico del sistema nervoso correlati ad efavirenz, vedere paragrafi 4.3 e 4.4. Se la terapia con A-tripla viene interrotta in pazienti co-infetti da HIV-HBV, questi pazienti devono essere tenuti sotto stretto controllo per rilevare esacerbazioni dell'epatite, vedere paragrafo 4.4. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di A-tripla nei bambini al di sotto di 18 anni di età non sono state stabilite, vedere paragrafo 5.2. Modo di somministrazione. Le compresse di A-tripla devono essere inghiottite intere con acqua, una volta al giorno. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Grave compromissione epatica, CPT di classe C, vedere paragrafo 5.2. Co-somministrazione con terfenadina, astemizolo, cisapride, midazolam, triazolam, pimozide, bepridilo con gli alcaloidi della segale cornuta, ad esempio ergotamina, didroergotamina, ergonovina e metilergonovina. La competizione per il citocromo P450, CYP, 3A4 da parte di efavirenz può inibire il metabolismo e creare potenziali reazioni avverse gravi o fatali, ad esempio aritmie cardiache, sedazione prolungata o depressione respiratoria, vedere paragrafo 4.5. Co-somministrazione con elbasvir/grazoprevir a causa di una riduzione significativa prevista delle concentrazioni plasmatiche di elbasvir e grazoprevir. Questo effetto è dovuto all'induzione del CYP3A4 o della PGP da parte di efavirenz, che può determinare la perdita dell'efficacia terapeutica di elbasvir/grazoprevir, vedere paragrafo 4.5, co-somministrazione con voriconazolo. Efavirenz riduce significativamente le concentrazioni plasmatiche di voriconazolo, mentre a sua volta il voriconazolo aumenta, in modo altrettanto significativo, le concentrazioni plasmatiche di efavirenz. Dal momento che A-tripla è un prodotto di combinazione a dose fissa, la dose di efavirenz non può essere modificata, vedere paragrafo 4.5. Co-somministrazione con preparazioni erboristiche contenenti l'erba di S. Giovanni, Hypericum perforatum, per non rischiare la diminuzione delle concentrazioni plasmatiche e la diminuzione dell'effetto clinico di efavirenz, vedere paragrafo 4.5.
Somministrazione a pazienti con anamnesi familiare di morte improvvisa o prolungamento congenito dell'intervallo QTc visibile da elettrocardiogramma o con qualsiasi altra condizione medica nota per prolungare l'intervallo QTc. Anamnesi di aritmie cardiache sintomatiche o con bradicardia clinicamente significativa o con insufficienza cardiaca con gestizia accompagnata da una ridotta frazione di eiezione del ventricolo sinistro. Gravi disturbi dell'equilibrio elettrolitico, ad esempio, ipocaliemia o ipomagnesiemia. Co-somministrazione con farmaci noti per prolungare l'intervallo QTc, proaritmici. Tali farmaci includono antiaritmici delle classi A e I, neurolettici, agenti antidepressivi, alcuni antibiotici, inclusi alcuni agenti delle seguenti classi: macrolidi, fluorochinoloni, agenti antifungini imidazolici e triazolici, alcuni antistaminici non sedativi, terfenadina, astemizolo, cisapride, flecainide, alcuni antimalarici, metadone, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego e co-somministrazione con altri medicinali. In quanto medicinale a combinazione fissa, a tripla non deve essere somministrato in concomitanza con altri medicinali contenenti gli stessi principi attivi, entricitabina o tenofovir disoproxil. A tripla, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Poiché a tripla contiene efavirenz, entricitabina e tenofovir disoproxil, qualsiasi interazione che sia stata osservata con questi principi attivi può anche verificarsi con la tripla. Sono stati effettuati studi di interazione con questi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere a tripla insieme ad altri farmaci come abacavir-lamivudina Accord, abacavir-lamivudina Dr. Reddy's, abacavir-lamivudina Sun, abacavir-lamivudina Aurobindo, abacavir-lamivudina Milan, abacavir-lamivudina-zidovudina Milan, Activelle, compressa, Activelle, compresse rivestite, Aglae, Alli, Altiazem, Angelic, Angizem, Arianna, Atovaquone Proguanile Milan Generics, Atovaquone Glenmark, Azalia, Biacita, Capsula, Benilexa, Vriladona, Vrilique, compressa rivestita, Vrileve, compresse rivestite, Calindir, Cemisiana, Cerazette, Calopixol, compressa rivestita, Calopixol, gocce, Calopixol, soluzione, uso interno, Calopixol, soluzione, uso interno, Combiseven, Combivir, Dailette, Delstrigo, Depo-Provera, Desogestrel Zentiva, Devicius, Dienogest Aristo, Dienogest Sandoz, Diladel, Diltiazem Doc Generici, Diltiazem EG, Diltiazem Milan Generics, Diltiazem Ratiofarm, Diltiazem Sandoz, Dilzene, Dovato, Dronedarone Aristo, Drospil, Drosure, Drosurelle, Drovelis, Effimia, Effiprev, Egogin, Endodien, Endovelle, Epclusa, Epirir, compressa, compressa rivestita, Epirir, soluzione, Erlotinib Milan, Erlotinib Sandoz, Escapelle, Estinette, etinilestradiolo più trospirenone doc, etinilestradiolo più trospirenone doc gen, etinilestradiolo più trospirenone doc generici, Evotax, Evra, Farlutal, compressa, Fedra, Femiti, Filena, Gestodiol, Gestrotex, Ginoden, Gracial, Armonet, Imbruvica, Intelence, Iadizza, Ieides, Chestrelle, Kipling, Kirkos, Chivexa, Claira, Chilena, Lamivudina Accord, compresse rivestite, Lamivudina Aurobindo, Lamivudina Zidovudina Aurobindo, Lamivudina Milan, Lamivudina Milan Pharma, Lamivudina Teva, Lamivudina Teva Pharma BV, Lasca, Lerna, Lestronette, Liladros, Loette, Lusil, Lusine, Lusinelle, Lutenil, Lutiz, Malarone, compresse rivestite, Maviret, Megace, Megestil, Megexia, Mercilon, Microginon, Midiana, Milvane, Minesse, Minulet, Miranova, Mirena, Mirzam, Multac, Miciclamen, Mifresia, Mimarigold, Miprimose, Miviolet, compresse rivestite, Mivi, Nacrez, Naemis, Naomi, Nexplanon, Norlevo, Novadien, compresse rivestite, Novinette, Novaring, Ornibel, Pausonelle, Paudien,
Perlic, Planum, Practil, Primolut Nor, Provera G, Provera, Quentiax, compressa a rilascio prolungato, compressa rivestita, Quentiax, compressa rivestita, Quetamed, Quetiapina Accord, compressa a rilascio modificato, Quetiapina Accord, compressa rivestita, compresse rivestite, Quetiapina Acl, Quetiapina Alter, Quetiapina Eurobindo, Quetiapina Doc generici, Quetiapina Doc, Quetiapina EG, Quetiapina Eurogenerici, Quetiapina Milan Generics, Quetiapina Milan, Quetiapina Pensa, Quetiapina Sandoz BV, Quetiapina Sandoz GmbH, Quetiapina Sandoz, Quetiapina Teva Italia, Quetiapina Teva, Quetiapina Zentiva, Rizzolsta, Rubidelle, Rubira, Sesonique, Securgin, Serisima, Seroquel, compressa a rilascio modificato, Seroquel, compressa rivestita, Sibilla, Sibillette, Sidreta, Sidretella, Silodosina Aristo, Silodosina Eurobindo, Silodosina Doc, Silodosina EG, Silodosina Corca, Silodosina Milan, Silodosina Sandoz, Silodosina Teva, Silodosina Zentiva, Silodix, Capsula, Sirturo, Slinda, Tarceva, Tdiem, Triminulet, Triomec, Trizivir, Urorec, Capsula, Visanne, Vosevi, Botrient, Belvone, Xenical, Xetamed, Yasmin, Yasminelle, Iaz, Ivet, Zafrilla, Zefix, compressa rivestita, Zefix, soluzione, Zepatier, Zoeli, Zonegran, capsula, Zonisamide Doc generici, Zonisamide Milan, Zonisamide Sandoz, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere a tripla durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere a tripla durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile, vedere in basso e paragrafo 5.3, le donne in trattamento con a tripla devono evitare la gravidanza. Le donne in età fertile devono eseguire un test di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, sono stati riportati episodi di capogiri durante il trattamento con efavirenz, entricitabina e tenofovir disoproxil. Efavirenz può anche causare ridotta capacità di concentrazione o sonnolenza. Se avvertono questi sintomi, i pazienti devono evitare attività potenzialmente pericolose come la guida di veicoli e l'uso di macchinari. Effetti indesiderati e sintesi del profilo di sicurezza. La combinazione di efavirenz, entricitabina e tenofovir disoproxil è stata studiata in 460 pazienti con la compressa di combinazione a dose fissa tripla, studio ai 26, 60, 73, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Alcuni pazienti che hanno ingerito accidentalmente 600 mg di efavirenz 2 volte al giorno hanno riportato un aumento dei sintomi a carico del sistema nervoso. Un paziente ha riportato contrazioni muscolari involontarie. In caso di sovradosaggio è necessario monitorare il paziente per rilevare eventuali segni di tossicità, vedere paragrafo 4.8 e, all'occorrenza, applicare l'usuale terapia standard di supporto. La somministrazione di carbone attivo può essere adottata per promuovere l'eliminazione dell'efavirenz non assorbito. Non esiste un antidoto specifico in caso di sovradosaggio con efavirenz. Poiché efavirenz è altamente legato alle proteine, è assai improbabile che la dialisi riesca a eliminare quantità significative di medicinale dal sangue. Fino al 30% della dose di entricitabina e approssimativamente fino al 10% della dose di tenofovir può essere eliminato per emodialisi. Non è noto se entricitabina o tenofovir possano essere eliminati per dialisi peritoneale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antivirali per uso sistemico, antivirali per il trattamento delle infezioni da HIV, combinazioni, codice ATC. Ilunga 05R06. Meccanismo d'azione e effetti farmacodinamici. Efavirenz è un RT dell'IV. 1. Efavirenz è un proprietà farmacocinetiche. Per determinare la farmacocinetica di efavirenz, entricitabina e tenofovir disoproxil in pazienti con infezione da HIV sono state usate le forme farmaceutiche distinte di efavirenz, entricitabina e tenofovir disoproxil somministrate, dati preclinici di sicurezza. Efavirenz. Gli studi preclinici di safety pharmacology su efavirenz non rivelano rischi particolari per l'uomo.
Negli studi di tossicità a dosi ripetute, è stata osservata iperplasia biliare nel fegato di, elenco degli eccipienti nucleo della compressa cross-carmellosa sodica iprolosa magnesio stearato, e 572, cellulosa microcristallina, e 460, sodio lauril solfato film di rivestimento ossido di ferro nero ossido di ferro rosso macrogol 3350 poli, vinilalcol, talco. Farmaci equivalenti di A tripla base di efavirenz più entricitabina più tenofovir di soproxil fumarato sono efavirenz entricitabina e tenofovir di soproxil aurobindo, efavirenz più entricitabina più tenofovir di soproxil milan, efavirenz entricitabina tenofovir di soproxil crca, efavirenz entricitabina tenofovir di soproxil teva, efavirenz barra entricitabina barra tenofovir di soproxil zentiva. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.